Buongiorno a tutti! Buongiorno! Nuova giornata in quel del Portogallo. Questa notte abbiamo parcheggiato qui. Siamo a Sintra, in un parcheggio che diciamo non è dei migliori, anzi, tutt'altro, abbastanza rumoroso. Si trova vicino al centro città, di fianco alla stazione dei treni, e stamattina invece la dedichiamo alla visita e soprattutto alla biciclettata lungo le colline che costeggiano la città. E soprattutto i due castelli. Dopo 1000 peripezie, una strada tortuosissima per raggiungere il castello de Muris, che è quello a cui siamo arrivati ora, piena di macchine. Ora abbiamo preso i biglietti, 12 euro adulti e 10 euro senior, oltre i 65. Entriamo al castello de Muros, dove dovremo avere una bellissima vista di tutta Sintra e la valle sottostante. Andiamo! Allora, sono 10 alle 11 di domenica, ma c'è tanta di quella gente questa mattina che mi ha già stancato. Solo la strada per raggiungere questo castello, che l'abbiamo fatta in bici, no? Solo autorizzati e permesso, ma è pieno così di macchine. O sono tutti autorizzati? Comunque ecco l'ingressino. Freschina la temperatura stamattina. Ecco l'ingresso del castello. Dai che da qui Messere si domina la valle. Quel che si vede. Guarda che vista che... La guardia del castello sul camminamento merlato. Che bello che si fa tutto il camminamento, guardate. Questo castello segue la montagna, è stato costruito come difesa e controllo dell'accesso anche via mare, perché da qua si controllava anche il mare, si vede laggiù in lontananza molto bene, anche dell'accesso da nord del Baia di Lisbona. Eccomi, in cima a un'altra torre. Vieni con me, Mauri. La principessa rinchiusa sulla torre più alta del castello più isolato. Poi devo lanciare la treccia? Insomma, un po' cortina direi. Ci arrivo. Lancia- Lancio le lenzuola. Lancia le lenzuola, vai. Ecco la Betty Eccomi. che ammira questo bel castello, mi piace, con il mare in lontananza e il villaggio storico di Sintra qua sotto ancora in ombra, illuminato dal sole. C'è il Palacio de Sintra, che è un museo, l'ayuntamento che è lì sulla destra, la stazione, sta arrivando un treno, e laggiù dove avevamo il parcheggio con il nostro camperozzo.
Bella, bella, bella questo panorama, molto bella questa zona. Quindi siamo arrivati al castello dei Muros, un castello abbarbicato proprio sulla collina, molto carino. L'interno è praticamente semivuoto, o meglio, ricchissimo di vegetazione. È stato costruito nel X secolo, un castello moresco, e la parte interessante di questo castello sono le mura che circondano il castello e si abbarbicano, salgono e scendono lungo la collina e lungo le pendici. È possibile fare tutto il giro delle mura e da qui si gode una vista fantastica. Da una parte, di fronte a me, abbiamo il Palazzo della Pena, che è un palazzo molto pomposo, molto ricco, coloratissimo esternamente. Ci piace molto questo castello che permette di vedere tutta la baia, il mare, la cittadina di Sintra sotto di noi e tutto attorno si domina la valle, come dice Mauro spesso. E comunque tutta questa zona a nord di Lisbona, tra Lisbona e Sintra, è ricchissima di castelli. Infatti su queste colline ce ne saranno almeno 6 o 7, molti dei quali visitabili, ma oggi, essendo domenica, già adesso di gente ce n'è troppa, che sono le 11:30 del mattino. Quindi nulla, adesso il castello di Muros l'abbiamo visitato. Facciamo l'ultimo tragitto in mezzo al giardino del castello e riscendiamo, riprendiamo le nostre bici, noi proviamo a raggiungere in bicicletta il Palazzo della Pena. La parte centrale del castello, compreso la piazza d'Armi, è tutto nel lato nord, quindi molto umido, soprattutto in questo periodo fresco come adesso. Al mattino è molto umido, molto freddo, lo si vede soprattutto dalle panchine, tutto il muschio che copre praticamente tutte le rocce di questo castello. Ora vi facciamo vedere la coda che c'è, 2 ore di coda per visitare il Palazzo della Pena. Oltre che le 2 ore di coda costa anche 20 euro cada cranio, quindi 20 solo euro solo il palazzo. Più c'è il giardino che sono altri 10 euro. Quindi per visitare il giardino e il palazzo 30 euro cada persona. Allora, il palazzo è molto bello, un po' kitsch, l'abbiamo visto in fotografia, però 60 euro in 2, 50 magari io posso avere qualche sconto anzianità, sono entrato nell'ambito pensionista, non sono pensionato ma mi considerano tale. Ma soprattutto 2 ore di coda ci sembrano eccessive. E con tutta questa gente. Questo posto è molto bello, deve essere chiaro, è molto bello, ma è anche molto troppo frequentato. Adesso vi facciamo vedere un po' una panoramica. Questo è stato il nostro parcheggio di questa notte. Ora ripartiamo, lasciamo Sintra, direzione nord. Torniamo un po' sul mare a vedere se qualche grado lo recuperiamo, perché la sera adesso fa davvero freschino. Che spettacolare, le classiche
casettine bianche e azzurre dei pescatori. Chiesetta stupenda, alla moda portoghese, non è decorata con degli affreschi, è piastrellata, è carinissima, carinissima, con tutte delle illustrazioni che raccontano la storia dei santi. Ecco infatti la cabana do pescador. Più carino questo posto, molto carino. Qui abbiamo scambiato due chiacchiere, proprio due chiacchiere, con una coppia, pensionati, ex pescatori, che era lì che prendeva il sole con i propri cani, accarezzavano, pettinavano i cani, il gatto che stava mangiando nella ciotola. Noi siamo passati, abbiamo soltanto fatto un sorriso, due parole, e il sorriso è stato ricambiato. Queste sono le cose che ci piacciono. Proseguiamo lungo la N347 che lungomare risale verso nord. Abbiamo individuato sull'applicazione Park4Night un'area sosta camper gratuita con carico e scarico che pare sia sulla spiaggia o in prossimità della spiaggia con tutti i servizi necessari. Quindi proviamo a raggiungerla. You speak English now? No, português aqui. Portuguese, Solo portuguese. Spanish? No, portoghese! No, speak in English. Portuguese. Italiano, né? Italiano. Italiano. Bueno. Mo! Você não é careca, tem que ter o copo cheio. Os carecas é que nem copo. Al Portugal. Obrigada! Obrigado al Portogallo. Bueno, voi siete stati aqui per il weekend? Sei equipa. Ma terminato o restate aqui? Não, estamos aqui perto. Não, tá bom, vamos embora. Ah, vamos embora. Mas estamos daqui perto. Amanhã de lavoro. No, mañana lavoro. Mañana lavoro. Eu não. No, lui non lavora. No. Eu... Terminato il lavoro. Ah. Appena usciti dal camper ci hanno riempito di un bel gotto di vino tinto dei signori portoghesi. Al quale avevo paura di aver portato via il posto per il camper. Gli ho chiesto se dovevo spostarmi perché magari erano loro che ci volevano andare. No, noi andiamo via, abbiamo finito, domani si lavora. Tranquilli, anzi, vieni che ti do un bicchiere di vino. Non un bicchiere, l'intero bicchiere. Comunque siamo alla Foz do Rio Sisandro, non so bene come si dica. Un posto delizioso. Abbiamo parcheggio
fiume e foce del fiume, spiaggia e passeggiatina sulla spiaggia che adesso ci andiamo a fare. E beh, abbiamo trovato il posto ideale per dronare, visto che Mauro gli mancava il drone. Guardate che spiaggia vista dall'alto. Qui c'è la foce del Rio, del fiume, e c'è anche una bellissima passeggiata che ora andiamo a fare appena Mauro ha finito, in quelle passerelle di legno che scorrono appena dietro la spiaggia, attraversano la foce del fiume e poi proseguono fino alla falesia successiva. Meraviglioso, un posto davvero bello, 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 bello. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Quanti posti belli ci sono al mondo? Possibile, ogni volta che ci muoviamo ne troviamo uno più bello dell'altro. Questo è il bello dello stare in giro. Aspettiamo il tramonto del sol. Mauretto si fa le ultime foto e il sole sta calando direttamente sul mare. Questa spiaggia fine molto bella e questa passeggiata che porta fin là in cima alla falesia che vedete là in fondo. Posto davvero bello. La Bettina, tra i tanti casini che fa, ogni tanto trova veramente un posto magico. E questo qui, devo essere sincero, ho trovato questo posto che mi ha detto quando stavamo partendo da Sintra. E ho trovato questo. Ho trovato questo. Pensa, mi dice, c'è anche scarico acque grigie, scarico acque nere, carico acque bianche. Gratuito. Che per un genovese come questo non è mai male. Sì, ma è la bergamasca che trova tutte queste cose, mica io, quindi poi rompe a me dicendo che genovese, però poi è la bergamasca che lo trova. Il posto è davvero molto bello. Aperitivo a bordo del camperozzo, una selezione di patè di cavala, uno sgombro, di tonno e di sardina, accompagnati da un vino rosé della casa Santos Lima Sem Reserva, un vino portoghese che dicono che abbia vinto una medaglia d'oro da qualche parte. Comunque. Non si sa bene dove. La serata in questa bella località è gradevolissima. Che compagnia hai? Compagnia della Betty. Eccola qua. Provare a dire che non è una bella compagnia. Più gli aironi qua sulla spiaggia. Aironi, cormorani. I cormorani, i portoghesi che ci hanno già offerto una pinta di vino quando siamo arrivati, quindi siamo già ubriachi. Questo è il tramonto che abbiamo dal nostro camper. Buongiorno a tutti, sempre dalla foce del Rio Sisandro. Stamattina fa bel freschino, umidiccio più che altro. Noi ci facciamo 2 passi su queste passerelle in legno lungo la spiaggia e andiamo a guardare il mare.
Sono delle onde veramente belle oggi. Si vede che fa più freddo, è vero che ho messo un abbigliamento un po' più invernale che finora non avevo mai messo. Stiamo risalendo verso nord, quindi Prenderemo anche più freddo, mi sa. siamo preparati a questo, non è un problema. Abbiamo abbigliamento di tutti i generi, estivo, invernale, autunnale, di tutto. Alcuni ragazzi si stanno già preparando a queste onde, guardate che roba. Notevoli le onde di oggi, sì. E questa è la Praia Azul, vista dall'altra parte della spiaggia. Praticamente noi siamo laggiù dove c'è il paesello, un quadretto che dicono fate foto qua che è panoramica. Ciao Marino! Che bella questa spiaggia, eh? Molto bella, atmosfera un po' nordica. Catoma anche un po' di sole, però è molto bella, sì. E come diceva la Bertè, il mare d'inverno è come un film in bianco e nero visto alla TV. Na 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 na. Oggi eravamo in maniche corte. Io Quando- meno maniche corte, più o tu meno. un po' di più. Basta. Fa casini e poi di chi vuoi che sia la colpa? Mia!